Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi ragazzi parleremo di un contenuto molto interessante perché ci andiamo a concentrare sempre su tante tattiche, su schemi di gioco, su come si muovono i giocatori in campo, però c'è una cosa alla base di tutto questo che già dobbiamo conoscere. Infatti questo video è dedicato sia per i neofiti, quindi chi è nuovo e sta facendo al gioco, ma anche per chi comunque gioca come me da ormai un po' di tempo e vuole comunque migliorarsi e capire alcune piccole dinamiche che talvolta diamo comunque per scontate. Quindi mi raccomando, seguite il video fino alla fine, anche perché ci sarà appunto una piccola chicca che forse non tutti conosciamo, magari ci siamo un po' dimenticati perché non la vedo fare tantissimo nel gameplay attuale, e quindi mi raccomando, seguite il video fino alla fine. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme nella quale possiamo acquistare a dei prezzi davvero ridotti tutto ciò che vogliamo, supportando il canale. Per voi è completamente gratuito, quindi mi raccomando ragazzi, mi fa molto piacere se per andare su queste due piattaforme passate dal link che trovate in descrizione. Il video di oggi, come vi dicevo, si appronterà sui passaggi, quindi come effettuarli correttamente, come approcciarci a questi, come metterci con il corpo, che tipi di passaggi ci sono, insomma un bel video. Cercheremo di essere il più concisi possibile, in modo tale da non dilungarci troppo in chiacchiere poi che risultano superflue, ma andando a vedere direttamente quelli che sono tutte le varie metodologie, almeno quelle più comuni, più utilizzate, tralasciando, ripeto, poi la chicca finale. Allora ragazzi, quindi innanzitutto bisogna partire da un presupposto. I passaggi chiaramente devono essere messi bene con il corpo, come nel calcio reale, per fare un passaggio ben fatto. Quindi ma quali modi ci sono? Con quali tasti si fa il passaggio? Tralasciando il discorso chiaramente controllo, velocità e quant'altro, quello magari poi faremo dei video a parte dedicati. Ma il passaggio con che tasti lo facciamo? Lo facciamo sostanzialmente o con la X, ok, quindi il classico passaggio, o col triangolo, quindi un passaggio filtrante come ho fatto in questa maniera, oppure con il cerchio, quindi faccio uno scavetto, faccio il classico cross, no? Abbiamo fatto anche il video dedicato da poco appunto sui cross, e ho notato ragazzi che questi video comunque sono molto in voga, perché fondamentalmente sono poi delle piccole dinamiche che tutti usiamo, tutti diamo per scontato, ma che delle volte comunque ti fanno scoprire poi che fatte o no in una certa maniera risultano essere ancora più funzionali. Quindi ragazzi, partendo dal presupposto che devo essere messo bene con il corpo, che i passaggi si fanno con la X, col cerchio o con il triangolo, che cosa c'è ragazzi di speciale in tutto questo? C'è il fatto che bisogna determinare potenza, precisione, quindi direzione dei passaggi, perché insomma questi escano fatti bene. E quindi ragazzi qui apriamo il capitolo. Allora ragazzi, per fare bene un passaggio chiaramente dobbiamo direzionare la nostra freccetta, in questo caso nella direzione che vogliamo dare la palla. Ad esempio voglio darla all'attaccante lì davanti a me, quindi premerò nel mio caso la freccetta, voi se usate le levette, in direzione del giocatore. Però ragazzi attenzione, perché qui c'è da aprire appunto una questione. Il discorso qual è? Che io potrei anche premere la freccetta di fronte a me, ma se io vado troppo piano o il giocatore comunque è troppo lontano da me, cioè ad esempio io adesso qui vorrei cercare la punta ma è troppo distante da me, se io premo piano piano, come vedete il giocatore, la palla passa a Modric. Stessa identica cosa, io vorrei andare lì davanti a me, c'ho Shevchenko, vorrei andare dall'attaccante dietro Sheva, no. Ok, qui sono andato direttamente da Modric perché probabilmente risultava ancora più vicino. Ma ok, adesso ci sono riuscito. Se volessi andare direttamente da Mbappé, io dovrei, come vedete, caricare praticamente quasi tutto il passaggio
ve lo faccio rivedere, eccolo lì, no, c'era davanti Shevchenko, si è messo in mezzo. Dovrei caricare comunque completamente il passaggio in modo tale che esca un passaggio più teso e quindi diretto a dove vogliamo andare. Un po' come nel calcio reale, ragazzi. Se io nel calcio reale in campo vero mi mettessi a fare un passaggetto, sarebbe quasi scontato, quasi logico che la sto passando al giocatore più vicino a me. Se io volessi andare a cercare la punta come ho rifatto in questo caso, è ovvio che invece dovrei fare un passaggio più potente, più forzato, insomma, in una certa maniera, anche perché adesso comunque bisogna considerare che stiamo giocando senza avversari, ma poi in campo con gli avversari chiaramente è tutta un'altra cosa. Prima di andare avanti chiaramente vi voglio però mostrare anche quelle che sono le mie configurazioni, che vi consiglio di andarvi a vedere il video dedicato, perché lì appunto le andiamo ad analizzare bene. E sono queste, ragazzi, fondamentalmente. Livello 2 di passaggi, dove comunque già il PC, già la CPU appunto ci aiuta parecchio riguardo direzione, forza, insomma precisione dei passaggi. Cambierebbe poco se metto il livello 3, perché bene o male sono molto simili con il livello 2. Cambia notevolmente se utilizzo il livello 4, quindi full manual, o il livello 1 invece completamente CPU, perché chiaramente io in quel caso non sarei quasi più padrone delle mie azioni riguardo appunto i passaggi, ma sarebbe completamente gestito dalla CPU, mentre qui comunque abbiamo secondo me il giusto mix. Quindi ragazzi, però ripeto, per le informazioni più approfondite riguardo i comandi vi rimando al video. Quindi ragazzi, dicevamo fondamentalmente è questo. Quindi quando è che decidiamo di fare o no un passaggio a un determinato giocatore? Quindi in che momento si regola la direzione e la potenza? Beh ragazzi, è molto semplice, è una combinazione di tasti che chiaramente si preme in concomitanza. Tralasciando il discorso della corsa, che chiaramente fare dei passaggi fatti bene in corsa veloci è sicuramente più complesso rispetto a che correre piano piano, però è ovvio anche che online non possiamo correre in questa maniera, perché altrimenti probabilmente perderemmo la palla. Però la direzione dei passaggi, ragazzi, si decide praticamente nel momento in cui noi premiamo in concomitanza la X, nel mio caso, con le freccette. È una cosa che facciamo in automatico, soprattutto appunto chi che di noi gioca da tanto tempo, non stiamo più a pensare, noi vediamo il giocatore lì libero davanti a noi. Però come vedete molto spesso magari io vorrei andare da un attaccante, invece va magari da quello vicino, e spesso e volentieri capita comunque che sia in fuorigioco e non riesco quindi a servire magari l'uomo che volevo. Ci sono anche i passaggi fatti praticamente, come vedete, a tagliare il campo, no? Dove io sto correndo dritto, e questo appunto è l'esempio forse che spiega meglio quello che vi stavo accennando riguardo quando scegliere, cioè come scegliere, scusatemi, la precisione e la direzione dei passaggi, perché io in questo momento stavo correndo dritto, quindi avevo nel joystick premuta la freccetta, ve lo faccio rivedere in questo caso verso destra, e decido di non andare quindi con il cross dritto per dritto, ma di fare quasi quasi un passaggio all'indietro. Guardate, eccolo qui, questo era l'esempio perfetto, ve lo faccio rivedere, vediamo se mi riesce di nuovo. Più o meno, adesso era andato da Modric. Se facessi, e quindi avevo caricato tutto, se facessi un tocco diciamo molto leggero va da Modric, mentre se carico un pochino di più dovrebbe andare, vediamo, da Vieira, col fatto che è più lontano, e infatti ragazzi va da Vieira. Poi ragazzi c'è anche un altro discorso, i passaggi, questa diciamo che è la maniera più classica di farli, talvolta però capita, soprattutto magari in fase di difensiva o dove dobbiamo liberarci della palla, che i nostri difensori fanno dei passaggi un po'
diciamo molto improvvisati e proprio presi dalla fretta, perché capita spesso di trovarci in questa zona di campo, magari dove siamo anche in inferiorità numerica, e dobbiamo spazzare. Ragazzi, premessa, spaziamo con il quadrato, cioè andiamo proprio a calciare via la palla. Non ci interessa, quando siamo in quella zona di campo e siamo in difficoltà, ragazzi, non cerchiamo di fare gli splendidi uscendo con il pallone ai piedi, con il dribbling, con il lancio lungo che mette la palla insomma davanti alla porta avversaria. No, ragazzi, cerchiamo di essere concreti. Talvolta ci aiuta di più, ecco, la concretezza, la semplicità rispetto magari a fare, ripeto, queste grandi giocate. Quindi capita che magari noi partiamo da qui, abbiamo appena riconquistato palla, dobbiamo andare davanti, ecco, e il nostro giocatore farà questo tipo di movimento. Cerchiamo, ragazzi, questi passaggi di evitarli se possiamo, chiaramente. Magari, se possiamo, ripeto, appoggiamoci dietro al portiere, poi il portiere sarà lui con una maggiore visuale a fare un passaggio alto, quindi è ma questo tipo di dinamica, ragazzi, dove io sto correndo, poi di botto premo la freccia nella direzione esattamente opposta a quella della mia corsa, crea, ragazzi, questo tipo di, adesso lui qui si è girato, crea, ragazzi, questo tipo di dinamica dove spesso e volentieri, se non carichiamo abbastanza, tra l'altro, il passaggio, fa un passaggetto facilmente intercettabile dagli avversari, che ci mette magari ancora di più in difficoltà, perché se potevamo magari risolvere anche tirando la palla in tribuna, in questa maniera invece ecco, un passaggio del genere, chiaramente, ragazzi, è facilmente intercettabile dal trequartista avversario, magari dalla seconda punta, da un centrocampista. Ragazzi, una palla troppo lenta che i nostri giocatori dovranno fare a loro volta una corsa all'indietro per recuperarla, e quindi, ragazzi, si va a complicare soltanto la nostra situazione, diciamo. Quindi questi, diciamo, che sono tutti i passaggi: passaggio alto, passaggio rasoterra, passaggio filtrante, o addirittura appunto il cross famoso. Quindi, ragazzi, adesso invece andremo a vedere delle cose che ci dice in automatico il gioco. Perché? Perché anche il gioco in questa fase di allenamento, appunto, ci dà, come potete vedere in alto a sinistra, una finestrella dove, se andiamo a premerla, ci aprirà appunto questa schermata qui, e come possiamo vedere nella pagina passaggio ci dà tutte le soluzioni per i nostri passaggi, quindi quelle che abbiamo appena visto: il passaggio rasoterra, il passaggio alto, il passaggio filtrante alto, il passaggio sensazionale. Quindi questi sono adesso due passaggi che andremo a vedere. Quindi il passaggio filtrante alto, ok, io mi trovo in questa zona di campo, mi dice devo premere L2 in base chiaramente ai miei comandi, poi è possibile che abbiate qualche altro tasto, premo L2 e il triangolo. Come potete vedere uscirà un lancio, scusatemi, mi veniva il termine, un pochino più teso, perché se io faccio la stessa identica cosa, e adesso lo andiamo a vedere, premendo semplicemente la X, scusatemi, semplicemente il cerchio, ok, quindi riposizioniamoci qui, uscirà più una palombella, quindi un pallone più lento, un pallone più anche facilmente intercettabile. Poi dipende chiaramente, ragazzi, quale fare dalle situazioni di gioco, cioè ci sono delle situazioni in cui mi serve che l'attaccante o comunque l'esterno di turno venga mandato bene in profondità, e quindi magari utilizzerò questa soluzione. Ci può essere invece una situazione magari dove sto palleggiando e che quindi va benissimo anche un lancio più morbido, senza dover per forza mandare in profondità l'ala di turno o comunque il terzino o chi per lui, insomma. Vediamo adesso anche i passaggi sensazionali, ragazzi. I passaggi sensazionali sono un metodo molto efficace per dare una palla tesa. Il discorso dei passaggi sensazionali è che ci mette un pochino più di tempo a farli il giocatore, quindi consiglio di farli solo quando abbiamo, diciamo, la possibilità di avere quei 2 metri in più per gestire noi la palla, perché altrimenti, ragazzi, guardate, io qui vedete palleggio subito molto veloce, se vado a fare poi di botto un passaggio sensazionale, vedete, se la deve stoppare, deve caricare, e quindi, ragazzi, nel frattempo, se abbiamo un uomo vicino, soprattutto giocando con avversari reali, quindi con persone che tenderanno quasi sicuramente a pressarci subito,
è ovvio che ragazzi viene molto più difficile, quindi questo va fatto soltanto quando siamo un pochino più liberi. Anche il cross, idem con patate ragazzi, perché comunque il più delle volte il cross, soprattutto in corsa, sì è vero, sensazionale, ci esce quella traiettoria spettacolare, bella attesa, che ci dà la possibilità di fare, ecco, un gol del genere. Però il più delle volte ragazzi, parliamoci chiaro, in partita reale comunque abbiamo l'avversario che tenderà a pressarci, abbiamo l'avversario che comunque tenderà a chiuderci gli spazi, e quindi questo è il modo, diciamo, più efficace, più veloce soprattutto, per poter fare i cross o comunque i passaggi in maniera più rapida. Poi ragazzi c'è anche quest'altro metodo, quindi se io vado a crossare e premo 2 volte, come avete visto, mi fa un cross bello teso, raso terra, che funziona, adesso ve l'ho fatto vedere con sensazionale, funziona anche chiaramente con il fatto quello normale, chiaramente come per quello alto, come per i passaggi, come insomma per tutto il discorso che abbiamo appena fatto, valgono le stesse dinamiche. È un pochino più veloce, però magari risulta più morbido, mentre se lo vogliamo fare sensazionale ci vorrà un po' più di tempo per il caricamento, però risulterà, se riusciamo a farlo, più teso, e soprattutto, come ho fatto vedere nel video appunto apposito, ci sarà molta più possibilità comunque di segnare, perché i cross sensazionali sono buggati attualmente. Quindi ragazzi, questo è, vedete, carico, è ovvio che mi esce una palla insomma migliore, una palla più tesa, no? Molto più bella, come qui il lancio, l'avete visto con il triangolo, se premo il L2 triangolo mi esce un lancio molto più teso, un lancio molto più in profondità, che mi va proprio a mettere la palla, diciamo, in una condizione ottimale, soprattutto per fare gol. Adesso ragazzi, poi quindi detto ciò, andiamo a vedere l'altra schermata, quindi, che vi stavo dicendo che questa è la chicca finale. Perché? Perché sono dei metodi fondamentalmente di fare il passaggio con dei movimenti che fanno attorno a noi i nostri giocatori, dove comunque possiamo creare, grazie ai nostri passaggi, e abbiamo visto bene quindi come poterli fare correttamente, dove possiamo andare a mettere in difficoltà praticamente gli avversari. Ecco ragazzi, qui ci sono il discorso dei cross, che risultano sempre dei passaggi fondamentalmente, ma abbiamo già visto, quindi andiamo avanti. Tecniche di tiro, vabbè, non sono chiaramente dei passaggi, quindi lo saltiamo. Finte, mosse combinate, eccolo qui ragazzi. Le mosse combinate non sono altro che praticamente dei passaggi, ma con i famosi 1-2, un dai e vai. Quindi adesso andiamo a vedere ragazzi, è più semplice a dirlo che a spiegarlo, insomma. Allora ragazzi, quindi l'1-2 classico è quello che si fa premendo L2 e la X. Quindi io ad esempio premo L2, ok, mi libero perché nel frattempo sono andato appunto a cercarmi lo spazio smarcandomi, e mi si crea appunto poi davanti a me molto spesso un bel corridoio. Eccolo lì, vedete. Adesso, supponendo che magari costruiamo dal basso, quindi io sono ad esempio in fascia, do la palla qui a Koundé, e come avete visto quindi lui si è proposto sulla fascia per poter ricevere la palla e andare quindi a crossare. Stessa identica cosa se io do la palla adesso qui a Dembélé, avete visto che ha fatto il movimento appunto il famoso dai e vai, quindi mi appoggio per poi scattare in avanti, e si è liberato lo spazio. Un altro metodo ragazzi molto interessante, molto efficace, è il dai e vai incrociato, quindi dove il giocatore non tenderà a scappare in avanti praticamente così come fa adesso Modric, ma
tenderà praticamente a fare una sorta di sovrapposizione. Ve lo faccio vedere, guardate. Ok? Quindi vedete che il giocatore, viene meglio magari farvelo vedere in fascia. Guardate, io la passo ad esempio a Jordi Alba, guardate Vieira che movimento va a fare, quindi va praticamente a sovrapporsi. Ve lo faccio vedere magari su questa fascia, che così non c'è lo schermino. Allora, eccolo lì. Quindi anziché andare quindi praticamente in avanti, tenderà a fare una sorta di mezzaluna, di giro attorno al nostro compagno a cui ho appena passato la palla, per liberarsi uno spazio. Lo posso fare un numero infinito di volte, come vedete, perché io me la passo, loro se la ripassa, ne facciamo un 8 praticamente che dura in eterno. Però è molto interessante perché comunque tenderà a, questo invece ecco è il dai e vai, tenderà comunque a liberare, dicevo, degli spazi molto interessanti, a mandare quindi un po' in tilt la difesa avversaria. Un'altra cosa che si può fare, ragazzi, è questa, quindi con praticamente un incrocio dei due comandi, quindi premo il dai e vai incrociato, appunto il famoso la famosa appunto sovrapposizione, guardate, quindi dai e vai, e potrei fare poi anche questo, dove comunque lui si avvicina a ricevere la palla per poi liberarsi alla conclusione. Ve lo faccio rivedere. Quindi ad esempio do la palla qui, ok, lui mi viene incontro, io qui ho sbagliato il cross chiaramente perché siamo in diretta e quindi le cose non escono spesso bene al primo colpo, quindi rifacciamolo. Vedete, lui va, quindi questa era una situazione, ve lo faccio rivedere nuovamente. Quindi io vado di qua dall'esterno, lui come vedete viene a sovrapporsi e io praticamente volendo posso continuare a giocare qua. Adesso ho fatto il dai e vai, invece l'altro, quello in avanti, e posso andare a metterla in mezzo. Poi chiaramente, ragazzi, sono cose che bisogna provare, riprovare in allenamento per automatizzarle, perché poi chiaramente in partita non abbiamo l'avversario che ci fa provare così come stiamo facendo noi adesso. Quindi io volendo posso fare così, mi libero di là, do l'1-2 in avanti, vedete, ho fatto l'1-2 in avanti, Maradona che scatta in avanti, però volendo posso anche chiedergli vienimi in sovrapposizione, gliela do a lui che con un cross in mezzo poi può andare a far questo. Quindi ragazzi, queste sono tutte le soluzioni attualmente per i passaggi, per farli nelle maniere più tra virgolette anche più semplici e comunque più efficaci, soprattutto, che quello che a noi ci interessa. Non vi resta, ragazzi, che allenarvi e allenarci tutti insieme, appunto anche in allenamento, magari mettiamo un buon livello di difficoltà o direttamente in divisioni. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate e soprattutto se vi state allenando e se state riuscendo a mettere in pratica quello che ho detto. Io vi ringrazio di essere stati con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!